Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di Empoli-Monza, giocata ieri. Finita 1-0 e devo dire che, sai, ti aspetti sempre una partita tra due squadre nelle retrovie che lottano per la salvezza, allora ti aspetti una partita combattuta, ostica, al limite spezzettata dai tanti falli, invece è uscita una partita divertentissima secondo me. Cambi di fronte da una parte e dall'altra, meglio l'Empoli il primo tempo ma molto meglio il Monza nel secondo. Secondo me il risultato che comunque sicuramente premia l'Empoli, ma il risultato più giusto sarebbe stato almeno il pareggio. Il Monza ci ha provato per tutto il secondo tempo e Palladino le ha provate tutte, ha messo 9 innesti, ha fatto tanti cambi. Non c'è stato verso. Dobbiamo sottolineare però un paratone di Vicario sulla girata del giocatore del Monza in area di rigore. Vicario si allunga sul palo lungo e fa una parata veramente degna di nota. Però ripeto, io mi aspettavo una partita che doveva essere combattuta secondo me con tanti calci e tanti falli, invece c'è stato prima cosa un signor calcio, un calcio giocato veramente come si deve, ad hoc. Complimenti ai due tecnici. L'Empoli lo sapevamo già, che l'Empoli comunque è dall'inizio dell'anno che sta giocando comunque un calcio decente. Il Monza con Palladino ha ritrovato più che, secondo me, più che gioco, ha ritrovato proprio condizione. Io vedo che il Monza comunque atleticamente sta messo proprio bene, quindi secondo me Monza e Empoli, secondo me, per come giocano, non saranno inclusi in una lotta a retrocessione. Sicuramente sono due squadre che devono salvarsi, però a quanto sto vedendo quest'anno in Serie A, sono, insieme alla Cremonese, sono le tre squadre che giocano meglio tra le squadre considerate tra virgolette di seconda fascia, ma io non faccio mai una distinzione tra squadre di seconda fascia o piccole, perché secondo me è, come posso dire, non è superfluo, però è troppo presto per definirle piccole, soprattutto a inizio campionato, quando trovi queste squadre che hanno fatto una preparazione comunque per mettere benzina nelle gambe ed arrivare comunque a febbraio avendo fatto, Gianni, riesci a parlare, porca miseria, avendo fatto quanti più punti possibili. Quindi te le trovi sempre davanti che corrono come i dannati, e se riescono comunque ad esprimere questo gioco che abbiamo visto ieri, e allora c'è anche le cosiddette grandi faranno fatica nell'affrontare squadre del genere. Il Napoli ha preso il Monza all'inizio campionato ed era un altro Monza. Io ho visto una squadra completamente diversa da quella che ha giocato contro il Napoli, compatta, veloce nelle ripartenze, arriva su tutti i palloni in tempo, veramente una grande squadra. Ripeto, io credevo di vedere una partita noiosa e invece ho visto una grandissima partita. Grande Empoli e Monza, e quindi speriamo che si salvino quanto prima. La soglia quanto è? 30 punti. Speriamo fate questi 30 punti quanto prima. Io spero che il Monza rimanga in Serie A, non perché è la squadra di Berlusconi, no, perché visto il mercato il Monza è stata preparata per non retrocedere, a differenza al limite, che so, di una Cremonese, lo stesso Lecce, che comunque sì, c'è qualche nomino nel Lecce, soprattutto nella Cremonese di meno. Però io il Monza ho visto, il mercato che ha fatto il Monza è prettamente per rimanere in Serie A, quindi credo che sarebbe una sconfitta tornare in Serie B per dirigenza e presidenza. Fatto sta che l'Empoli, io ho fatto la schedina giovedì abbiamo fatto la schedina di questa giornata di Serie A, Empoli-Monza, mi ero coperto con la doppia 1x, e infatti ripeto, per me è una partita che doveva uscire X, perché il Monza avrebbe meritato il pareggio, però il calcio è questo
e secondo me non c'è nemmeno da rammaricarsi tanto per tutti i tifosi del Monza, perché avete giocato una grandissima partita. Grande ragazzi, buona serie a tutti, buona domenica, e se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ma sì, attiviamo questa campanella. Buona domenica.